Buongiorno escursionisti, oggi con questo video qui volevo andare a rispondere alle vostre domande che mi avete fatto in merito al Garmin Reach Mini 2. Me le avete fatte sia sotto il video che avevo pubblicato quando vi raccontavo di questo dispositivo su YouTube, ma anche sul mio profilo Instagram, quindi ho deciso di andare a prendere un po' le vostre domande e andare a rispondere per tirare via i vari dubbi che avete. In tal proposito mi sono fatto un foglietto dove mi sono un po' riportato non tutte le domande, diciamo neanche le più interessanti, ma le più curiose. E io direi di partire subito su quella più gettonata, il costo dell'abbonamento. Allora, qui vi parlerò dei primi due abbonamenti, l'abbonamento, il piano safety, quindi sia quello mensile che quello annuale. La differenza la fa il costo, quindi abbiamo quella mensile da 19,99 e quella annuale da 14,99 €. A questo abbonamento, sia uno che l'altro, bisogna aggiungere un costo di attivazione di 34,99 €. L'unica differenza fra le due è che su quella annuale la si paga una volta sola e poi basta, invece su quella mensile si deve ripagare. Praticamente se tenete l'abbonamento mensile attivato per un periodo di tempo, poi lo chiudete dopo, che ne so, 6 mesi, andate a riattivare, quella parte lì di attivazione, se non ho capito male, bisogna ripagare, quindi bisogna ripagare un'altra volta sti 34,99 €. Che differenze hanno questi due abbonamenti? Praticamente sono uguali al di fuori del prezzo, perché offrono tutti e due il servizio SMS illimitato, io spero di non usarlo mai. Abbiamo la messaggistica, quindi 10 messaggi di testo con 160 caratteri, i messaggi predefiniti, questi sono illimitati, ma poi vi parlo perché ho scoperto grazie a voi un'altra cosa. E poi niente, il piano, diciamo quello incluso, finisce qui, perché poi ci sono le tracce che vanno a inviare la nostra posizione ai nostri familiari, ma quelli sono a pagamento, costano 10 centesimi a traccia, la si può impostare e l'impostazione, se non sbaglio, è 4, 10 e 30 minuti, però se volete il mio consiglio, visto che io ci ho sbagliato la prima volta quando avevo utilizzato questo dispositivo qui, perché non avevo capito bene, avevo lasciato attiva quella traccia lì, quindi tutta la giornata ogni 4 minuti inviava questa traccia, quindi 10 centesimi che ogni volta partivano, quindi quando sono tornato a casa mi sono ritrovato con forse un 7 € di spesa da dover pagare. Ma se volete il mio consiglio, disattivate quella funzione se non volete inviarla, basta andare sul Garmin, si va su traccia, impostazioni e poi lì troverete le tre sezioni, quella in pratica 4, 10 e 30, e in alto troverete on off, mettete in off e lui non invierà niente, quindi non rischiate di spendere quei 10 centesimi e magari non ve ne accorgete neanche. Poi l'altra cosa che ho scoperto grazie a voi sono i messaggi predefiniti. I messaggi predefiniti, per esempio, io personalmente posso modificarli come voglio tutte le volte che voglio, invece ho scoperto, grazie a Patrizia, ma anche a qualcun altro, se non mi ricordo il nome, che me lo faceva notare, che in pratica dal 2022 non c'è più questa possibilità qui, quindi voi vi trovate 3 messaggi predefiniti che Garmin vi darà e quelli saranno per sempre. Invece io ho la possibilità di poterli modificare ogni volta quando faccio una nuova uscita. Io personalmente questa cosa qui non la trovo giusta, nel senso, perché non lasciarla questa facoltà di poterli modificare, anche perché i messaggi predefiniti lo si può fare solo sul sito di Garmin, quindi una volta fatti si va a sincronizzare sul Garmin Reach Mini e vengono aggiornati, però non capisco il senso, anche perché io per esempio 2 ne tengo sempre uguali e uno è quello che vado a modificare, che magari, che ne so, arrivo in vetta, arrivo una baita e quindi ai miei familiari comunico sono arrivato in tal posto. Non lo so, cioè la trovo un po' una cosa un po' assurda, mi dispiace, non lo sapevo sta cosa qui, devo ringraziare ovviamente anche Patrizia perché ci siamo sentiti via Instagram, mi ha fatto una videochiamata per poter capire, e poi lei ha scritto direttamente a Garmin e Garmin infatti gli ha risposto: da settembre 2022 non c'è più questa possibilità qui. Allora, che cosa ne penso dei costi dell'abbonamento? Perché in tanti voi mi avete detto cavoli, però in effetti sono cari. Allora, ribadisco, come ho detto nel primo video che ho fatto, pensiamo a questo costo abbonamento come un nostro investimento per la nostra sicurezza in montagna. È anche vero, devo essere sincero, che non sono proprio a buon mercato, anche pensando poi all'arrivo di Starlink, che offre internet via satellite a un costo di 40 € al mese e potete navigare quanto volete senza limiti. Se penso all'utilizzo che possiamo fare noi di questo dispositivo qui rispetto, che ne so, a Starlink, che ha una connessione internet, quante volte lo possiamo usare questo dispositivo qui? Una volta a settimana? 2 volte a settimana? Cioè non è che dici ti colleghi a internet, sei sempre collegato, cioè la ricezione satellitare la prendono tutto anche un telefono, un orologio, non lo so. Sì, io spero magari più avanti, non lo so, però la vedo un po' dura, che magari iniziano ad abbassare un po' i prezzi di abbonamento, però la vedo un po' dura. In effetti sì, sono cari, però ripeto, che dobbiamo fare? Cioè è il costo per la nostra sicurezza in montagna. Poi un'altra cosa che mi ha fatto con una domanda che mi ha fatto molto sorridere è stata quella di uno di voi che mi ha detto: ma serve una SIM per farla andare? No, non serve nessuna SIM. Questo dispositivo qui, una volta che viene registrato sul sito di Garmin, non ha bisogno di nessuna SIM, c'è un numero seriale, quindi in abbinamento riceve il servizio.
quindi non abbiamo bisogno di nessuna SIM, anche perché è anche vero che questa è una cosa che mi avete fatto notare: quando arrivano tipo gli SMS che mandate ai vostri familiari, il numero non è mai uguale, ma penso che sarà mai uguale. Quello è a piacimento di Garmin, mandarlo con un numero diverso, l'importante è che arrivino. Sicuramente il mio pensiero è solo quello, quindi non ha bisogno veramente di nessuna SIM. Qui andiamo a trattare su un altro argomento che io avevo già parlato nel primo video, il tema della batteria. Allora, non dovete preoccuparvi della batteria, forse è l'ultimo pensiero che dovete avere su questo dispositivo qui. Anche se andate ad acquistarlo, non guardate le specifiche tecniche della batteria, perché la batteria dura un mondo. Io adesso vi faccio l'esempio: nel periodo invernale, quindi il più freddo, dove le batterie soffrono molto il freddo, io le mie uscite esco uscendo partendo alle 7:30 e ritorno verso le 16-16:30 alla macchina, io ho ancora dal 90 all'86% di batteria nel periodo invernale. Quindi pensate, nel periodo estivo ho anche più del 90%, quindi la batteria non si consuma quasi mai ed è sempre attivo. Attenzione, è sempre attivo, quindi non è il problema della batteria, cioè questo ovviamente è il punto forte di questo dispositivo qui, anche perché questo dispositivo qui ha una durata di batteria che può variare dai 10 ai 30 giorni in base a come lo si utilizza. Quindi diciamo che veramente, se volete fare un trekking di più giorni, l'ultimo pensiero è ricaricare questo dispositivo qui. Poi io posso portare la mia testimonianza, visto che avevo perso un Garmin Reach Mini ed è rimasto 7 mesi in mezzo alla neve, la pioggia, il vento, il sole, di tutto di più. È resistente? Sì, è resistente, perché quando sono andato a recuperarlo dopo 7 mesi ho provato l'ho acceso, l'ho utilizzato e vi dico che già solo la batteria non ha subito nessun danno, anzi andava benissimo. Il dispositivo e anche lo schermo non si è formata condensa, niente di tutto ciò, quindi vi dico che è super resistente, quindi non dovete preoccuparvi se piove. No, lasciatelo attaccato allo zaino, lui non ha nessun problema, quindi è super resistente, anche perché la vera struttura è fatta in gomma morbida e poi sto guscio qui penso che sia ABS, quindi, e poi ragazzi, è fatto apposta per quello, per stare all'aperto. E io direi di arrivare all'argomento principale di questo video: ma il Reach Mini funziona senza un abbonamento attivo? Allora io direi di andare fuori, di testarlo all'aperto per vedere veramente se funziona o non funziona. Vi dico subito che ho fatto un account separato dal mio, quindi ho fatto un nuovo account di Garmin. Il dispositivo l'ho solo associato, non l'ho registrato, ma poi vedrete quando vado ad accenderlo che mi chiederà registralo. No, non voglio nessuna registrazione, deve partire così com'è. Andrò a caricare una traccia GPS, così vediamo se posso seguire quella traccia lì e se lui mi traccia. Quindi direi andiamo fuori e vediamo effettivamente se questo dispositivo funziona senza un abbonamento attivo oppure dobbiamo buttarlo via se non abbiamo un abbonamento. Eccomi qui in esterna, quindi come detto prima voglio fare questa prova in esterna per capire veramente se senza abbonamento attivo funziona questo Garmin Reach Mini. Io poi cosa ho fatto? Ho preso non il mio telefono principale, un altro telefono, gli ho fatto un altro account, come detto specificato prima, giusto per non andare in conflitto col mio abbonamento attivo. Quindi andrei ad accendere il Garmin e vediamo un pochettino quanto tempo ci impiega a prendere la ricezione satellitare, perché bisogna capire anche se effettivamente poi senza un abbonamento attivo questo qui va a prendere la ricezione, anche perché questa è la domanda che in tanti veramente avete fatto. Andiamo a vedere un pochettino se già accendendolo se prende il segnale GPS, se lo prende, se poi alla fine andiamo veramente a tracciare il nostro percorso. Allora io direi di andiamo ad accendere il Garmin Reach Mini, così vediamo un pochettino. Ok, vi dà il primo messaggio di avviso e qui vedete che vi dice se attivare il dispositivo, ma io non voglio attivare il dispositivo, ma faccio salta, facciamo ok. Quindi adesso in questo momento qui lui è pronto. Adesso andiamo a vedere se dal telefonino prende il segnale. Come potete vedere il telefono ha rilevato il Garmin, ci ha dato la posizione, quindi siamo collegati con i due dispositivi, sono collegati e adesso proviamo a fare partire la traccia. Quindi adesso che mi sono accertato che comunque i due dispositivi stanno comunicando insieme, quindi sia il Garmin che il telefono, vado a attivargli la traccia che voglio seguire. Quindi vado a cercare navigazione, percorsi, eccola qui, quindi vai, sta caricando la traccia e adesso mi dice avviare rilevamento, sì, tanto qui ho disattivato, quindi in questo momento lui sta rilevando. Adesso che ho attivato la traccia, sembra che sta prendendo, mi faccio due passi, faccio una mezza camminatina, faccio un 300 metri e poi alla fine vediamo un pochettino sul telefono se effettivamente ha tracciato e se funziona correttamente il satellitare senza un abbonamento. Allora ho fatto quei 400 metri abbondanti, vediamo un pochettino se realmente ha segnato la traccia. È vero, non sono tanti metri, però avendo su una traccia, se il segnale lo prende anche 400 metri lui li deve segnare tutti. Quindi direi me ne ritorno a casa e da lì tiriamo le somme. Eccomi qui a casa, adesso direi di passare subito al telefonino per vedere i dati che ho sincronizzato con il Garmin Reach Mini,
farvi capire veramente se ha segnato o no il percorso che ho fatto, quei pochi metri che ho fatto. Questa che vedete è la traccia che ha segnato il Garmin. Vedete, se vado avanti, sto proseguendo, faccio la curva, me ne vado avanti, quindi sembra veramente che questo dispositivo alla fine ha tracciato perfettamente tutto il percorso. Anche qui ho fatto, prima di fermare la registrazione, mi sono mosso un pochettino, ho fatto un po' avanti e un po' indietro giusto per vedere se segnava bene la traccia. E effettivamente devo dire che la traccia l'ha segnata. Quindi diciamo che ha seguito per bene la traccia che gli avevo caricato, ma l'ha anche segnata per bene. E quindi possiamo sfatare quel mito che ormai girava sul web e possiamo dire che questo dispositivo qui, il Garmin Reach Mini, funziona anche senza un abbonamento attivo. Quindi io immagino qualcuno di noi che magari dice non ho più voglia di pagare un abbonamento, non si deve preoccupare, non deve buttarlo via, ma lo può usare tranquillamente come dispositivo per poter tracciare o comunque può usare come navigatore. Ovviamente senza abbonamento non abbiamo la funzione del SOS e poi non possiamo mandare i messaggi. Vi ringrazio perché grazie ai vostri messaggi mi avete dato la possibilità di poter realizzare questo video qui e noi come sempre ci vediamo fra 2 settimane con un nuovo video.